Dall'altra parte, tra gli indigeni, troviamo Pocahontas, che però non era una giovane donna come ce l'hanno presentata, bensì una bambina. Tutti conosciamo Pocahontas dal celebre film Disney. Ebbene, fu il primo lungometraggio Disney a essere basato su fatti storici realmente accaduti. Ma attenzione, basato su una storia vera non significa che sia tutto vero. Infatti, alcune parti sono state inventate e altre romanzate. In questo video vedremo cosa di quello che è stato mostrato era verità e cosa finzione. Ma prima è importante precisare che le fonti principali delle vicende intorno a Pocahontas sono gli scritti di John Smith e gli approfondimenti dei vari studiosi. Pocahontas non ha tramandato niente, quindi non conosciamo i suoi veri sentimenti e i suoi pensieri. Detto ciò, questa, per quello che sappiamo, è la vera storia di Pocahontas. Il film Disney è ambientato nel 1607, quando un gruppo di coloni inglesi sbarca in Virginia per esplorare il Nuovo Mondo. E ciò corrisponde al vero. In quell'anno gli inglesi si insediarono per la prima volta in America. Re Giacomo I d'Inghilterra aveva infatti concesso alla Virginia Company of London di finanziare lo sbarco nel Nuovo Mondo. Era iniziata la colonizzazione delle Americhe, che portò a delle vere e proprie invasioni da parte degli europei, che si proponevano di civilizzare i nativi americani e di propagare la fede cristiana. Radcliffe, che voleva ottenere prestigio alla corte di Re Giacomo, conquistando un nuovo territorio pieno di risorse. E tra i suoi uomini chi troviamo? Il capitano John Smith, naturalmente. Anche lui realmente esistito e ritenuto un valoroso esploratore, famoso per le sue coraggiose ed emozionanti avventure. Dall'altra parte, tra gli indigeni, troviamo Pocahontas, che però non era una giovane donna come ce l'hanno presentata, bensì una bambina. Nata intorno al 1595, Pocahontas era la figlia prediletta del capo Powhatan, il capo di una federazione di 30 tribù di lingua algonquina. Pocahontas non era il suo vero nome, bambina viziata o piccola svergognata. Come tutti i nativi americani, Pocahontas aveva diversi nomi, tra cui Matoaka, che significa fiore fra due corsi d'acqua. Piccola parentesi, non so se ci ho fatto caso solo io, ma non trovate curioso che il vero nome di Pocahontas significhi fiore fra due corsi d'acqua? Lei che è stata l'anello di congiunzione tra due popoli. Sembra un po' la metafora del suo destino, secondo voi? Chiusa parentesi e proseguiamo con il salvataggio di John Smith. Nel film Disney, John Smith incontra Pocahontas e i due si innamorano. Cosa impossibile nella realtà, visto che Pocahontas aveva all'incirca 10 anni. Sempre nel film vengono scoperti da Kocoum, il pretendente di Pocahontas che però lei non vuole sposare. In realtà Kocoum divenne veramente il marito di Pocahontas una volta cresciuta. Ma tornando al film, a un certo punto vengono scoperti da Kocoum, che si ingelosisce e aggredisce John. Un colono amico di John vede la scena e spara all'indiano per difendere l'amico. Kocoum muore e John viene catturato dagli indiani. A questo punto, capo Powhatan condanna John a morte, ma pochi attimi prima dell'esecuzione, Pocahontas si precipita, gettandosi sul corpo di John, per impedire al padre di ucciderlo. La ragazza salva il colono e riesce anche a convincere capo Powhatan a non usare l'odio per risolvere i conflitti. Pocahontas si guadagna così il rispetto della sua gente e dei coloni inglesi. Ma nella realtà è veramente andata così? Boh, non lo sappiamo con certezza, ma ci sono diverse teorie a riguardo. Smith inizialmente nei suoi resoconti non fa menzione a nessuna cattura. Ma 10 anni dopo, in una lettera alla regina Anna, racconta una vicenda fino allora sconosciuta. Smith racconta che mentre stava esplorando il territorio intorno a un fiume, venne catturato dagli indiani. Fu portato al cospetto di capo Powhatan, che decise di ucciderlo.
E qui entra in gioco Pocahontas, che al momento dell'esecuzione rischia la sua stessa testa per salvare quella di John. E non fa solo questo, ma persuade talmente tanto suo padre da far condurre John sano e salvo a Jamestown. Sulla veridicità di questa vicenda ci sono dei dubbi. Come mai John scrisse del salvataggio solamente nella lettera alla regina Anna e non 10 anni prima nei suoi libri sulla Virginia? Nella lettera del 1610 Smith supplicava alla regina Anna di trattare Pocahontas con dignità, perciò si crede che John abbia inventato la vicenda per migliorare l'immagine di Pocahontas, che stava per sbarcare in Inghilterra, e acquisire egli stesso prestigio in madrepatria. Esiste anche una popolare ballata scozzese, all'epoca molto nota, dove si racconta un episodio simile al salvataggio di Smith, ambientato però in Oriente. John potrebbe aver preso spunto dalla ballata per il suo racconto. In difesa della sincerità del colono inglese, bisogna tenere conto che i primi scritti di Smith fossero principalmente a carattere etnico e geografico e non menzionavano affatto le sue esperienze personali, quindi non ci sarebbe stata ragione da parte di Smith di far conoscere l'episodio. Si è addirittura ipotizzato che il salvataggio possa essere stata una cerimonia di adozione di Smith come nuovo membro della tribù. Tuttavia non ci sono prove di rituali simili in altri gruppi nativi nordamericani. Qualunque cosa sia accaduta, quell'incontro diede inizio a una relazione amichevole tra i coloni e gli indiani. La stessa Pocahontas visitò spesso l'accampamento, giocando anche con i bambini che si trovavano lì. Quell'incontro diede inizio a un'amichevole relazione tra la colonia di Smith e gli indiani, e Pocahontas visitò spesso l'insediamento, giocando anche con i bambini che si trovavano lì. Parlavano ovviamente lingue diverse, avranno comunicato un po' a gesti, ma sicuramente i bambini avranno imparato più velocemente la nuova lingua rispetto agli adulti. Infatti è molto più rapido e semplice imparare nuove lingue quando si è molto giovani. Perciò, se avete dei bambini, questo è il periodo migliore per aiutarli ad apprendere l'inglese, la lingua fondamentale per lavorare, viaggiare e studiare. Per farlo potete affidarvi a Cambly Kids, il sito e l'app pensati apposta per i bambini tra i 4 e i 15 anni, dove possono ricevere lezioni online da tutor madrelingua inglesi, qualificati per lavorare con i bambini, rendendo l'apprendimento divertente tramite disegni, canzoni e presentazioni. Potete scegliere il tutor, l'orario delle lezioni e il programma per i vostri figli, qualsiasi sia il loro livello di inglese. Ci sono piani mensili, trimestrali o annuali, con lezioni da 30 minuti per 2, 3 o 5 giorni a settimana. Utilizzando poi il codice ViviKids avrete il 50% di sconto sugli abbonamenti annuali. Così una lezione individuale da 30 minuti verrebbe a costare dai 6,40 € agli 8 €. Non esistono altri servizi con lo stesso livello di qualità più economici e convenienti. Se volete fare un bel regalo di Natale ai vostri figli o nipoti, investire sul loro futuro è un'ottima idea. Trovate il link e codice in descrizione. Torniamo alla nostra storia. Tra gli indiani e i coloni si stabilì un periodo di pace, tanto che durante una carestia della colonia, Pocahontas e i suoi servitori portarono così tante provviste da salvare la vita dei molti che stavano morendo di fame. Ma purtroppo la pace non durò a lungo. Con la successiva espansione dei coloni, alcuni nativi temettero per le loro terre e i conflitti riapparvero. Nel 1608 Pocahontas dovette salvare la vita di Smith una seconda volta. Smith e altri coloni furono invitati amichevolmente da Capo Powhatan a Werowocomoco. Commerciarono con i nativi e furono trattati gentilmente, ma si attardarono e dovettero trattenersi per la notte. Quella stessa notte Pocahontas andò da John Smith per avvertirlo. Suo padre aveva intenzione di mandare degli uomini con del cibo e una volta che gli inglesi avessero deposto le armi per mangiare, li avrebbero uccisi. Gli riferì anche che ovviamente gli era stato intimato di non dire nulla e lo pregò di allontanarsi. In questo modo, durante il pasto, gli inglesi tennero pronte le armi e non avvenne nessun attacco. Nel cartone vediamo invece Ratcliffe che spara con l'intento di uccidere Powhatan, ma John si sacrifica per salvarlo, prendendo il proiettile al posto suo. La ferita di John è molto grave, è costretto così a ritornare a Londra per poter guarire.
In realtà John si allontanò dal villaggio di Pocahontas per esplorare nuovi territori e nel 1609 fu ferito sul serio da un'esplosione di polvere da sparo che lo costrinse a rientrare in Inghilterra per curarsi. Gli inglesi dissero a Pocahontas e ai nativi che Smith era morto, ucciso da dei pirati francesi che avevano fatto naufragio sulle coste della Gran Bretagna. Ma Capo Powhatan aveva dei dubbi su questa versione della storia. Sapeva che gli inglesi erano inclini a mentire e infatti, come vedremo, non aveva tutti i torti. Da Pocahontas a Rebecca. Pocahontas sposò il guerriero Cocum, ma nel 1613 la ragazza venne catturata da 2 coloni inglesi che volevano scambiarla con alcuni prigionieri di Capo Powhatan insieme a varie armi e utensili che gli indiani gli avevano rubato. Powhatan rimise in libertà i prigionieri, ma i coloni non rimasero affatto soddisfatti dei pochi utensili e armi restituiti e questo causò un lungo braccio di ferro tra gli indiani e i coloni e per un intero anno Pocahontas fu tenuta in ostaggio a Henricus, dove però venne trattata molto cortesemente. Pocahontas si trova bene con gli inglesi, tanto che si converte al cristianesimo e dopo battezzata prende il nome di Rebecca. Quando gli inglesi permisero a Pocahontas di parlare ai suoi conterranei, la ragazza rimproverò il padre assente per averla valutata meno di vecchie spade, pistole o asce e disse loro che preferiva vivere con gli inglesi. Durante il suo soggiorno a Henricus, Pocahontas incontrò John Rolfe, un coltivatore di tabacco che si innamorò di lei. Secondo le fonti orali tribali, John Rolfe aveva problemi con la coltivazione del tabacco e voleva imparare le tecniche dei nativi, che però non erano disposti a insegnargliele, perché per loro erano sacre e non avevano intenzione di consegnarle agli inglesi. Allora Rolfe pensò che sposando Pocahontas sarebbe entrato a far parte della sua comunità e a quel punto anche dei suoi segreti. I sentimenti di Pocahontas su Rolfe e quel matrimonio sono invece sconosciuti. Si sposarono nel 1614 ed ebbero un bambino, Thomas Rolfe. Il loro matrimonio creò tra i coloni di Jamestown e la tribù Powhatan un clima di pace che durò parecchi anni. Un simbolo di civilizzazione. I promotori della Virginia coloniale trovarono difficile portare nuovi coloni e investitori a Jamestown. Usarono quindi Pocahontas come incentivo e come prova che i nativi americani potessero essere addomesticati e la colonia fosse un posto sicuro. Per farlo, la famiglia Rolfe si imbarcò per l'Inghilterra, dove Pocahontas divenne il simbolo della pace tra gli indiani e gli inglesi, ma anche un esempio di selvaggia, civilizzata e convertita al cristianesimo. Così Rolfe e i coloni ottennero che l'Inghilterra continuasse ad elargire finanziamenti alla colonia. Nel 1616 i Rolfe arrivarono a Londra e Pocahontas fece una scoperta. John Smith era ancora vivo e viveva proprio in quella città. Quando Smith fece visita alla famiglia Rolfe, Pocahontas non era contenta. Smith riportò che era scura in volto e non disse nulla, rimanendo da sola per 2 o 3 ore. Quando si parlarono, Pocahontas gli ricordò delle cortesie che si erano scambiati lui e Powhatan e dei patti che aveva fatto con lui e che poi John non aveva mantenuto. Poi lo spiazzò chiamandolo padre, come Smith aveva fatto con Powhatan per inserirsi nella comunità dei nativi. Smith però non voleva accettare questa formula di cortesia, perché da figlia di re lo gratificava di un titolo non suo. Ma a Pocahontas questo non interessava e continuò a chiamarlo padre, pretendendo di essere chiamata figlia, così da renderla sua conterranea. Nonostante gli inglesi considerassero Pocahontas una principessa, non sappiamo se nella sua comunità fosse ritenuta una persona di alto rango. Questo perché, nonostante fosse la figlia favorita di Capo Powhatan, lei non aveva diritto a ereditare, perché la società indiana era strutturata in modo diverso da quella europea. Mentre le donne potevano andare al potere, Pocahontas non poteva farlo, perché l'eredità del potere era matrilineare. Il potere non andava mai agli eredi maschi, e Pocahontas era figlia di un capo uomo,
e di una madre che non aveva nessun potere. Rolf e Pocahontas decisero di ritornare in Virginia e nel 1617 si imbarcarono su una nave. Tuttavia, durante il viaggio, Pocahontas si ammalò. Non si sa se di tubercolosi, di vaiolo o di polmonite. Morì il 21 marzo del 1617 a Gravesend sul Tamigi, lontana dalla sua terra. Aveva circa 21 anni. Stando a Rolf, le sue ultime parole furono: «Tutti dobbiamo morire. A me basta che mio figlio mi sopravviva». Pocahontas divenne una leggenda, passando alla storia come la coraggiosa nativa americana che favorì la pace fra i coloni e il suo popolo. In memoria di Pocahontas fu eretta una statua di bronzo a grandezza naturale nella chiesa di San Giorgio. Successivamente Pocahontas divenne l'emblema della possibilità di assimilare i nativi americani alla società europea. Civilizzandoli e cristianizzandoli, gli europei avrebbero salvato loro l'anima e li avrebbero portati a un livello di umanità superiore al precedente, una giustificazione allo sterminio e all'appropriazione delle loro terre. Il messaggio che passava dalla storia di Pocahontas era che se una nativa intelligente e coraggiosa come lei apprezzava il modo di vivere dei coloni, allora voleva dire che non si comportavano in modo sbagliato. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e se vi va venite a trovarmi su Twitch e su Instagram. Trovate i link in descrizione e quello di Instagram anche qui nel video in sovraimpressione. Ciao!